Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Ho cominciato questo video con queste immagini e questi suoni proprio della natura, ovvero le api che vanno ad abbeverarsi qui nelle spagniere che ho con le piante carnivore e il loro ronzio che sa proprio di primavera. È molto bello osservare le api al lavoro quando sono nel momento dell'impollinazione dei fiori e anche quando vengono a bere a cercare dell'acqua. Vengono qui nei vasi delle piante carnivore perché c'è lo sfagno immagazzina veramente tantissima acqua nel suo interno e crea tra l'altro anche questi cuscinetti sopra l'acqua in cui le api possono arrivare, appoggiarsi e poter bere. A volte qualche ape la vedo un po' annaspare un po' nell'acqua in queste pozzette di acqua, allora con una foglia magari di edera la raccolgo e la sistemo poi sullo sfagno in modo che può continuare ad abbeverarsi, altrimenti rischia magari di annegare. È molto bello comunque vedere questi animali, anche loro che si sono risvegliati con queste giornate molto miti che fanno proprio pensare alla primavera. Con questo video volevo girare qui un pochettino in giardino, farvi vedere queste piccole fioriture che sono venute fuori adesso, quindi ci sono i lebori, ci sono dei narcisi che stanno per fiorire e tra l'altro anche la loro straordinaria capacità, la capacità che hanno le piante di adattarsi tante volte in determinate situazioni, a volte anche abbastanza complicate. Lo vediamo in un gruppetto di narcisi che sono spuntati praticamente nel cortile in mezzo alla ghiaia. Questi narcisi sono stati piantati tanti anni fa e tutti gli anni in mezzo alla ghiaia escono fuori e fioriscono, quindi questa grande capacità di adattamento alle difficoltà. Facciamoci questo giretto in giardino così osserviamo qualche fioritura in questo video che non sarà molto lungo, sarà abbastanza breve. Qui possiamo osservare proprio questo gruppo di narcisi che stanno venendo su, hanno un fiore giallo, interamente giallo, sono quei narcisi a trombone. Molto belli, piantati qui tantissimi anni fa e quello che mi stupisce sempre è la loro capacità di crescere proprio qui in questa sorta di cantiere. Qui siamo davanti al forno di casa, un forno che è un po' crollato, che dobbiamo sistemare ma non riusciamo mai a trovare un po' il tempo di metterci lì e fare questo lavoro. Loro ai piedi del forno crescono tutti gli anni, adesso quest'anno li lascio fiorire, poi alla fine dell'estate, in estate, quando poi le foglie cominceranno ad appassire e si arriverà poi in autunno, provvederò poi a scavare per vedere se riesco a spostarli. Qui il terreno è composto da ghiaia e sabbia, loro sono scesi molto in profondità nel corso degli anni e quindi ci sarà da scavare. Stamattina ho provato con una paletta ma ho paura di danneggiarli, comunque si scava abbastanza bene. Questo mi fa pensare che loro sono cresciuti in un terreno molto povero, composto da sabbia e ghiaia, e quindi per cercare un po' di nutrimento con i bulbi si sono veramente spinti tanto in profondità. Comunque è tutto abbastanza friabile, pensavo fosse molto più compatto come terreno, invece con la paletta si scava bene, quindi quest'autunno magari li sposterò e li metterò in una zona un po' più adatta a loro, dove c'è anche un po' di nutrimento. Finalmente sono spuntati anche i fiori dell'iris reticulata. Questo iris molto piccolo, con questi fiorellini veramente molto carini, sono piante di piccole dimensioni, le abbiamo viste insieme in un video di Appuntamento in Giardino quando le ho inserite in questo piccolo vasetto di terracotta. E metterò poi il link al di sotto di questo video per raccontarvi appunto tutta la sistemazione nel terriccio, il terriccio adatto, ne ho parlato comunque in quel video. Qui ci sono 1, 2, 3, 4 fiori, uno è già sfiorito e qui ci sono delle vegetazioni in partenza, questo è un altro fiore e quindi credo che spunterà ancora qualcosina perché non ricordo bene quanti ne ho messi qua dentro, comunque molto belli. Ricordiamoci che il giardino non è fatto solo di cose spettacolari, di fiori appariscenti che si vedono a metri e metri di distanza. A volte quando piantiamo delle piante molto piccole in giardino scopriamo poi dei piccoli angolini in cui ci sono dei fiori che ci chiamano e ci chiedono di avvicinarci a loro appunto per poterli osservare, ed effettivamente quando si viene in giardino e si scopre delle piccole miniature di questo tipo bisogna avvicinarsi, osservarle da vicino e si scoprono veramente delle sfumature di colore che sono straordinarie. Qui c'è un celestino che va leggermente sul violetto nella parte centrale con queste macchiette gialle,
e questi piccoli puntini di un blu straordinario, dei fiori magnifici, piccolini, che colorano questo vasetto. Il mio gatto Pomodoro si chiama così perché l'abbiamo trovato che mangiava dei pomodori addirittura dentro il lavandino e così le abbiamo dato questo nome. Era molto piccolo e quindi era incuriosito da questi ortaggi nel lavandino. È uno dei fiori più belli del mio giardino. Ed eccomi qua davanti alla fioritura di questo bellissimo elleboro con questi colori, guardate che spettacolo, che meraviglia! Un porpora bordeaux scuro, opaco, con all'interno questa corolla verde-giallo straordinaria. È un elleboro che avevo acquistato in un vivaio e sistemato poi qua in questo angolo del giardino. Questa è la parte un po' che rimane sempre abbastanza in ombra. Adesso vedete la luce solare perché ho tagliato il banano e quindi non ci sono le foglie che fanno ombra, ma poi dalla metà primavera in poi il banano spara queste foglie enormi che metteranno poi in ombra questo pezzo, perché l'eleboro è una pianta da sottobosco, non gradisce un'illuminazione solare, soprattutto in metà primavera, estate, diretta sulle foglie, preferisce stare in questa luce diffusa, un po' come se fosse un sottobosco. Qui ci sono un altro fiore, c'è un altro fiore aperto, un altro qui, ancora uno qui che deve aprirsi, anche questo qui deve aprirsi. Mi piace molto questo portamento dei suoi fiori, che sono un po' molli, un po' bassi e poi in apertura tendono proprio ad aprirsi. Questo movimento nelle piante a me piace tantissimo. Ecco qui la Bergenia, anche lei sta cominciando a tirar fuori i suoi fiori. Guardate che belli, sono molto più alti e nella Bergenia i fiori lei continua a farli piccolini perché queste piante sono state messe qua in giardino da poco, erano in una situazione veramente drammatica quando le ho prese nella casa della mamma di Giorgio, perché erano in questa aiuola molto trascurata e quindi hanno patito un pochettino, le ho messe qua in giardino. Adesso pian piano, questo è il secondo anno di coltivazione in giardino, quindi dovrebbero riesplodere. Quando noi rinvasiamo le piante, quando le prendiamo dai vivai, le sistemiamo nel giardino, solitamente ci vanno dagli 1 ai 3 anni, perché le piante poi cominciano a farsi vedere veramente per quello che sono, perché devono radicare, adattarsi anche al nuovo suolo e quindi bisogna dare del tempo a queste piante. Questa è una Bergenia, una pianta ancora venduta sia online che nei vivai, non tanto considerata perché sembra un po' una pianta ormai un po' vintage, un po' dei vecchi giardini, però è proprio questo il suo fascino e a me piace veramente tantissimo, proprio per le sue foglie. Adesso qui le vedete così, ma poi saranno molto più belle, e soprattutto per il colore dei suoi fiori, perché sono veramente straordinari, con questo rosa lilla, molto ma molto belli. Anche gli Emerocallis sono in ripresa vegetativa, sono spuntati qui in questa zona, sono sempre stati qui. Io abito qui da circa 20 anni, forse qualche anno anche in più, e sono sempre stati qui. A volte li ho un po' divisi, li ho presi, li ho spostati, li ho messi anche in altre zone del giardino, ma sono piante molto robuste gli Emerocallis, non tanto amati perché tendono a colonizzare veramente il giardino e poi doverli poi togliere dalla terra richiede anche un certo lavoro. Comunque a me piacciono. Questi sono i classici Emerocallis di colore arancione, con le fioriture arancioni. Ce n'erano molti di più, poi nel corso degli anni, purtroppo non essendo mai stati divisi per bene, perché io ho preso delle piccole piantine da sistemare in altre zone del giardino, e quindi le bulbose, le rizomatose, queste piante a volte hanno bisogno, diciamo che dopo un po' di anni hanno bisogno proprio di essere un po' divisi, cercando di far sì che tutti i rizomi o i bulbi riescano a crescere bene. E quindi quando un bulbo, ad esempio di tulipano, ha creato tanti bulbetti poi attorno al bulbo principale, quello perde appunto la vitalità, si sviluppano questi nuovi bulbetti, ma ci va del tempo perché poi producano dei fiori, e questi bulbetti andrebbero divisi singolarmente, poi piantati, in modo da dare a ogni singolo bulbo tutto ciò che serve per poter diventare una bella pianta poi adulta.
e quindi un po' di divisione ci va nelle rizomatose e nelle bulbose. Questi io comunque li lascio sempre così, sono piante commestibili le Merocallis, si possono raccogliere le foglie molto giovani, non piccole così, bisogna farle crescere ancora un pochettino, si possono mangiare anche in insalata. Anche i fiori sono commestibili, io e Giorgio ogni tanto ne raccogliamo qualcuno, lo mettiamo nell'insalata e ce lo mangiamo. Quello che mi piace molto del fiore delle Merocallis non è che abbia un sapore particolarmente deciso, però ha questa croccantezza che mi piace veramente tanto all'interno delle insalate. A volte io lo appoggio semplicemente così, come fiore sbocciato, sull'insalata e il piatto prende un aspetto bellissimo. Ieri, girando qui nel giardino insieme al mio amico Luca, abbiamo osservato questa vasca. È una vasca che contiene una ninfea bianca e una marea di utricularie, queste piantine carnivore che vivono proprio nell'acqua e che tutti gli anni ricoprono questa parte insieme alla ninfea con foglie e utriculari e piccoli fiorellini gialli, ne fanno veramente pochi, e la ninfea anche comincia a fare veramente pochi fiori, e questo mi fa pensare effettivamente che dopo 20 anni che questa vasca è qui, non è più stata toccata, le piante hanno bisogno di un po' di manutenzione. La ninfea dovrà essere sicuramente divisa, c'è bisogno di rifare un po' il tutto, e anche perché questo contenitore si sta spaccando e quindi perde acqua, non riesce più a riempirsi totalmente. Insomma, qui c'è un lavoro da fare, andrà poi eliminato questo contenitore. Dovrò prenderne poi uno nuovo, sempre di questa forma rotonda, in modo da rimettere poi dentro le piante. In più il mio amico Luca mi consigliava di tenere un po' di quest'acqua, quindi raccoglierla, non lasciarla andare via nel prato, proprio per reinserirla poi nel contenitore con le piante e le utriculari, per non cambiare troppo la composizione chimica, no? Perché io andrò a inserire poi acqua nuova e quindi le piante si troveranno in un nuovo ambiente. Inserendo dell'acqua magari presa già dall'installazione di prima, aiuterò un po' tutto l'ecosistema a non subire troppo questo shock di rinvaso, anche per le ninfee e anche per le utriculari. Quello che mi spaventa un po' è che questa vasca è anche completamente piena di sanguisughe, quindi il lavoro sarà fatto poi con attenzione, sicuramente usando dei guanti, perché bisognerà entrare dentro con le mani, e quindi insomma un lavorone. Vediamo se riuscirò a fare un video su questo lavoro un po' particolare qui nel giardino, però effettivamente va fatto, perché sono 20 anni che queste piante sono qui e si vede chiaramente che non ce la fanno più. Bene, concludo questo video qui nell'orticello. L'ho pulito, sistemato, ho tolto tutto il casino che c'era, ho raccolto tutte le erbacce che crescevano e le ho eliminate, alcune sono ancora un po' da togliere, però laggiù c'è un prezzemolo, quello devo lasciarlo, e in più ho sistemato la paglia che c'è rimasta, perché non avendo più le pecore e le capre, c'è rimasto un po' di paglia in giro, e quindi la utilizzo qui per coprire la terra, perché la terra non andrebbe mai lasciata scoperta da un manto erboso, ad esempio alla luce solare, perché tende veramente a impoverirsi tantissimo, un po' come il cuoio capelluto. Un cuoio capelluto senza capelli è esposto ai raggi del sole, tende a bruciarsi, e quindi la stessa cosa succede alla terra. Quindi è sempre meglio, quando si fanno dei lavori nella terra, coprire con qualcosa, in modo da far sì che tutto ciò che c'è anche al di sotto dello strato della terra si mantenga in vita, perché la luce solare e il calore tendono poi a impoverire e a far morire anche diversi microorganismi se la terra la si lascia praticamente scoperta, perché tende proprio a bruciarsi, un eccessivo calore. Mentre con la paglia in questo modo si protegge un pochettino la terra, e in più si evita la crescita poi di nuove erbacce. Ci vorrebbe molta più paglia, non ne ho più tantissima, però per adesso va bene così. Poi dopo tornerò in orto pian piano nel corso del tempo per mettere le piante, e quindi ci sarà sempre della manutenzione fatta proprio per mantenere l'orto in salute. Broccoli, catalogna, e laggiù un bel ciuffo di prezzemolo anche qui, del radicchio, insomma ancora qualcosa da mangiare c'è. Aspetterò ancora un pochettino e poi provvederò a mettere i nuovi ortaggi qui nell'orto, in modo da avere sempre qualcosa di buono da portarci in tavola. Eccomi qua in quest'altra parte di orto. Qui tenevo le fragole, che poi ho eliminato perché non facevano più nulla, erano fragole molto vecchie, quindi ne prenderò poi di nuove, e in più c'era una parte lì in cui avevo messo i fagiolini. Che cosa ho fatto? Ho tolto tutta l'erba con la paletta,
per non disturbare troppo il terreno, ho sistemato la paglia e poi ho acquistato questa struttura che devo ancora fermarla un po' bene, in cui fare arrampicare le piante dell'orto, quelle rampicanti tipo fagiolo, taccole e piselli, in modo da raccogliere poi qualcosa di buono, sempre da mangiare. Purtroppo non è molto larga, pensavo fosse molto più lunga, scusate, fosse molto più lunga in modo da mettere un bel po' di piante, però è anche vero che bisogna sempre mettere le piante che alla fine si riesce a curare per bene, perché altrimenti tante volte si rischia poi di trascurarle. Quello lo vediamo nei pomodori, quando mettiamo 50 piante di pomodori il lavoro è notevole, perché bisogna togliere le feminelle, bisogna cercare di tenerli ventilati, non troppo con i rami che si incrociano, altrimenti poi si ammalano. Allora, per evitarmi un po' di lavoro, diciamo, questa struttura qui è sufficiente per mettere quelle piante che bastano a 2 persone, a me e Giorgio. Eccomi qui davanti alla mia pianta di Asimina triloba. Qui la vedete ricoperta con una rete anti-uccelli. Questo perché? Perché l'Asimina triloba produce, adesso li ha veramente molto piccoli, produce dei piccoli rigonfiamenti sui rami che porteranno poi i fiori. In questo momento ne ho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Questo vuol dire che avrò qualche frutto poi da mangiare. Io non ho mai assaggiato il frutto del banano di montagna, l'Asimina triloba, mi dicono che è qualcosa di meraviglioso e quest'anno voglio questi frutti. Ma perché ho messo la rete? Perché gli uccellini tendono, soprattutto le cince, a staccare i bottoni che portano poi i fiori. Ho notato questo già nelle altre piante di Asimina triloba che avevo in giardino, in effetti le ho avute per 3 anni, poi sono morte, perché le ho spostate, non ama molto gli spostamenti questa pianta, le ho spostate, sono morte, ma tutte le volte che arrivava la primavera avevano questi bottoni che portavano i fiori, arrivavano le cince e li facevano fuori tutti. Così adesso gli ho messo una rete che poi sistemerò un po' meglio, per adesso l'ho fatto un po' velocemente, una rete proprio per evitare che le cince mi portano via ciò che porterà poi il frutto. Una rete, non ho messo il tessuto non tessuto perché questi fiori devono essere impollinati, credo che vengano impollinati dalle mosche se non sbaglio, e quindi ci va una rete che faccia passare gli insetti, dopo farò qualcosa di un po' più bello, diciamo. E una cosa molto importante, soprattutto con le cince, perché sono uccelli bellissimi ma molto furbi, bisogna coprire tutto anche alla base, perché io mi ricordo che qualche anno fa avevo coperto i miei banani di montagna semplicemente con una rete aperta sotto e le cince passavano da sotto, prendevano quello che gli serviva e poi da sotto uscivano e andavano via. Quindi ho dovuto proteggere per bene questa piantina. Bene, con questo io chiudo il video e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti!